Gli aspetti che mi hanno colpito, primo stakeholders analysis per la scelta dei componenti di questo Core Learning Partnership. Noi un po' nelle nostre pratiche degli steering groups che usiamo, comunque dei gruppi direttivi, delle valutazioni, di fatto forse diamo anche un po' per scontato, anche se ci siamo chiesti un po' quali potessero essere i migliori stakeholders da fare intervenire nel processo di valutazione, potessero essere queste, ecco, la sola ADG, la sola autorità di gestione del programma, o anche i responsabili i singoli responsabili delle misure di intervento dei programmi di sviluppo rurale, ma anche gli stakeholders più lontani, diciamo, dalle attività di implementazione dei programmi, no? Ecco, quindi una stakeholder analysis significa un processo in qualche modo impiantato, un'istituzionalizzazione anche di una scelta degli stakeholders, che mi sembra anche un elemento notevole, ecco, importante sul quale riflettere nella scelta dei nostri stakeholders di riferimento. E la proceduralizzazione, scusatemi il termine, ecco, del Core Learning Partnership è anche un elemento per noi, ecco, importante, no? Dalla descrizione che ha fatto Lavizzari è emerso che effettivamente esistono degli step prestabiliti, ecco, in questo processo, che vanno rispettati e così via, ecco, quando invece forse noi ancora siamo ad uno stadio sicuramente ancora cerchiamo, ecco, di capire come in qualche modo istituire, ecco, delle procedure e definire quelli che lui chiama appunto key stages, no? Sui quali, ecco, interverrà lo steering group della valutazione. Un key stages per noi è stata ovviamente la valutazione intermedia dei programmi di sviluppo rurale, alla fine, ecco, della quale ci siamo trovati a dover riflettere sui risultati, ecco, però è evidente che soprattutto nel nuovo periodo di programmazione, in relazione alla valutazione in progress, during the program, come dicono i regolamenti, ecco, probabilmente questi key stages dovranno essere meglio, ecco, definiti, c'è da riflettere, ecco, su questi aspetti. Beh, diciamo che ai fini degli effetti e del recepimento delle raccomandazioni che noi mettiamo nei rapporti, ritengo che siano fondamentali dei momenti codificati, come ad esempio già ci sono, soprattutto per iniziativa della Commissione Europea, nei comitati di sorveglianza o incontri annuali che si tengono a Bruxelles con questa nuova programmazione. E sono momenti in cui viene valutato non solo il programma ma anche la valutazione, sono momenti in cui la valutazione può esprimere le raccomandazioni e può trovare anche ulteriori elementi per formulare raccomandazioni ulteriori. Quindi ritengo che forse anche a livello nazionale potrebbero essere pensati o programmati dei momenti prestabiliti, codificati, in cui i risultati vengono esposti, perché poi alla fine è sia diffusione che valutazione degli effetti stessi della valutazione. Insomma. E questa è un po' una cosa che manca, perché finché la valutazione rimane un discorso bilaterale tra valutatore e autorità di gestione, il suo effetto tende un po' a spegnersi, secondo me.